Alla fine della fiera, se io ti dico che ascoltare musica su cassetta è il modo peggiore per ascoltare musica, cioè la cassetta è il peggior formato musicale fisico, cosa mi rispondi? Ti dico sì, ma dipende. Ha senso ascoltare musica su cassetta nel 2025? Me lo sto chiedendo sempre più spesso, anche se questo formato lo amo da sempre. Sarà solo nostalgia anche per qualcosa che non si è vissuto, magari dalle generazioni più giovani, oppure questo formato ha ancora qualcosa da dire? Per capirlo insieme a voi, ho invitato nel mio studio uno che di cassette se ne intende, che ne maneggia ogni giorno centinaia. Karim Kukuru, un musicista, tra i fondatori di Dirt Tapes, etichetta italiana che pubblica solo su cassetta. Ciao Karim, benvenuto su Vinilicamente. Grazie mille, grazie per l'invito. Finalmente in questo bellissimo, caldo ed accogliente studio, più grande di quello... Mi fa piacere, mi fa piacere. Senti, senza girarci tanto intorno, ti chiedo subito, ha senso ancora ascoltare musica su cassetta nel 2025? Chi è che lo fa? Ovvero, chi è che preferisce ascoltare musica su nastro magnetico anziché uno streaming in alta risoluzione? No, allora, parto con una risposta che è un mondo, nel senso che se uno deve pensare razionalmente, uno dovrebbe ascoltare nel 2025 solamente file lossless digitale e tutto il resto, anche i vinili, anche le cassette, il resto dovrebbero appartenere al passato. La musica non è solo quello, nel senso che se nonostante il progresso tecnologico ancora varie persone in tutto il mondo di ambo i sessi, socialmente di qualsiasi categoria e ancora si aggrappa al vinile, alla cassetta, al CD, c'è un motivo. È un qualcosa che cambierà magari come numero di vendite, come distribuzione e tutto, ma esiste sempre e lo dimostra il fatto che per la mia esperienza non c'è un'età singola per cui si ascoltano. Oggi veramente vedi sia quelli come me, quindi nati negli anni 80, che non hanno mai smesso di ascoltare le cassette, quelli ancora più grandi di me che hanno fatto lo stesso, che poi magari hanno recuperato dopo 20 anni di pausa, ma anche una marea di ragazzine e di ragazzine di a volte 16 anni che magari hanno visto Stranger Things, Mhm, mhm. magari hanno visto un contenuto di cultura pop legato al Walkman, alla cassetta e ci si fiondano e non si fanno tante domande, ecco. Ma al di là del feticismo nostalgico, nel senso io a volte me lo chiedo perché l'ascolto ancora, la cassetta, le custodisco gelosamente, insomma, di feticismo qui Ce io n'è parecchio. ce n'è parecchio. Nel senso, al di là del gusto di possedere un oggetto fisico, qual è il motivo vero per ascoltare musica su cassetta? Ma io credo che i fattori siano due. Uno, sicuramente il romanticismo che porta dietro la cassetta, anche dal punto di vista proprio meccanico e fisico. La cassetta è un unicum, ha tutta una serie di componenti molto affascinanti e belle, totalmente diverse dal vinile e dal CD, il gusto del nastro e sicuramente un qualcosa che è legato a un immaginario che alcuni hanno vissuto direttamente, altri no, ma che per esperienza vedo che tende a far appassionare molto velocemente. Chiaramente stiamo parlando di numeri che sono minuscoli rispetto Mhm. anche allo stesso vinile. Però io vedo che proprio il nastro in sé, ma non solo la cassetta, ma anche il reel to reel, per dire, è un qualcosa che fa fatica a morire e che tende in un qualche modo a spargersi a macchia d'olio in modo piccolo, non troppo invadente, ma evidentemente che sia legato all'idea del mixtape, quindi della compilation, che al suo essere portabile, che a quei fattori che spesso sono intangibili e sono un qualcosa a volte quasi di ancestrale, riesce comunque ad arrivare e ad aggrapparsi non solo a gente della nostra generazione più vecchia, ma anche veramente ai 16 anni. Quindi un motivo c'è. C'è anche un po' di retromania, come ci insegna Reynolds, nel senso che c'è la nostalgia per qualcosa che non si è vissuto. Assolutamente sì. Ed è alla base, secondo me, di tutta una serie di fenomeni di cultura pop odierni. Reynolds la descrive benissimo, e la descrive benissimo in quanto anglosassone, ancora di più in una cultura inzuppata in quelle cose là. Vale lo stesso per noi italiani, nel senso che io penso anche a tutto il mondo degli anni Ottanta, a quella nostalgia di quei colori, di quelle atmosfere che spesso i ragazzi nati, ma io lo vedo mio figlio a 12 anni,
e subisce il fascino di quel mondo là, pur essendo un mondo che lui non ha visto minimamente. Io penso alla Vaporwave, quando venne fuori qualche anno fa, che prendeva, sia dal punto di vista estetico che musicale, queste robe qua, ebbe un successo per quanto underground gigantesco. Quindi evidentemente va a toccare delle corde che non sono mai morte, come dicevo prima, nella cultura pop, nella musica, nell'arte, nella pubblicità, nella televisione. I social prendono tantissimo da quel mondo dal punto di vista estetico, dal punto di vista cromatico, quindi è un qualcosa che dura a morire. E la retromania è, ragazzi, c'era anche negli anni 60 e 70 per altre cose. Oggi è codificata attraverso una forma diversa. Oh, mi raccomando, se ti sta piacendo questo video lascia un like, che è sempre fondamentale per supportare il canale, e poi nei commenti fai una domanda a Karim sul mondo delle cassette, qualche dubbio che ti è rimasto, e Karim cosa farà? Li leggerà tutti? Ovviamente li leggo tutti e rispondo su TikTok. Bravo, quindi per chi non c'è ancora, vi aspetto su TikTok, il link è in descrizione. Visto che siamo in tema di cassette, andiamo un attimo indietro, rewind, per chiederti come nasce la cassetta, come si diffonde, qual è la sua espansione nella cultura popolare. La cassetta nasce nel 1963 nella Philips, in Olanda, da parte di Lou Ottens, olandese anche lui, che al tempo ebbe un'idea geniale, quella di portare il nastro da un ottavo di pollice all'interno di un capolavoro a grandezza di mano, perché fu un'idea geniale, perché riuscì a pensare com'era il futuro. E ora è facile farla a discorsi, ma nel 1963 capire come si sarebbe evoluto il mondo e la fruizione della musica fu un'idea geniale. E il mercato ci mise un po' a andarci dietro, nel senso che poi la produzione di musicassette negli anni 60 arrancò un po', iniziò a galoppare dal 71-72, poi ci furono etichette che spinsero tantissimo, penso alla EMI e alla RCA, che proprio capirono anche loro con l'intelligenza che sarebbe stato il supporto del futuro. E poi 1979 la Sony tira fuori il Walkman. E c'è lì la vera esplosione, oppure la cassetta era già effettivamente nelle case di tutti gli appassionati, gli ascoltatori? La cassetta era già nelle case, perché comunque i produttori erano tanti, però basta vedere i dati sia da parte delle produzioni anche di cassette vergini, ma anche proprio di nastro. E col 1979 il Walkman costava una marea di soldi col potere d'acquisto del tempo, ma si diffuse tantissimo anche perché poi marchi come Panasonic, Aiwa e molti altri andarono a ruota dopo pochi anni nel produrre dei produttori portatili, e là ci fu un'esplosione incredibile, e il simbolo degli anni 80, forse la cassetta, ma anche degli anni 90 in realtà. E gli anni 90 molto di più forse per le compilation, soprattutto la prima metà degli anni 90, ma gli anni 80 cioè, era proprio in linea con quello che rappresentano. Io sono del 1982, me lo ricordo, i miei primi ricordi, era un qualcosa che veramente rappresentava quel decennio. Per l'idea proprio di movimento, di progresso, di multitasking, cioè di fare cose diverse nello stesso momento, al tempo innocue rispetto ad oggi. Però sicuramente 1979 proprio vai a vedere i dati, perché la cassetta ha anche quel ruolo là, cioè il fatto ma anche di dividersi l'auricolare. Sì, Mettevi la cassetta, uno te e uno io, un qualcosa che univa, un qualcosa che comunque io con i miei stessi amici si comprava i CD e i vinili, non avevamo tanti soldi, io prendevo gli Shellac, quell'altro prendeva i Sonic Youth, quell'altro prendeva gli Slayer, ci trovavamo a casa sul Pioneer, e si facevano i dischi in cassetta e poi ci si passavano. È un qualcosa che è durato tanto, se ci pensi, e che quindi ha marchiato a fuoco almeno 2 decenni piani. E poi quando c'è stata, diciamo, la Velocissimamente, flessione, è stata una roba proprio... fine anni 90 più o Il meno? 2001 è stato proprio... 2001. Allora, dal 99 ha iniziato a scricchiolare qualcosa. Io mi ricordo che compravo anche tante cassette di importazione al tempo, però ancora se ne vendevano tante. Le ultime cassette prodotte dalla grande distribuzione 2003-2004, ma era già proprio pochissime erano rimaste. Io avevo smesso un pochino prima. Il 2000, perché io mi ricordo che le cercavo nei negozi. Il 2001 è stato proprio... Io mi ricordo da gennaio 2001 a Natale
mi ricordo proprio che sparirono dai negozi miei di riferimento, sparirono. Quindi è anche bello e curioso come il mondo poi abbia questa rotazione per il supporto musicale. E poi c'è stata la rinascita, e che in alcuni casi non è mai morta, tipo penso a generi come il crust, come il black metal, come certa elettronica, come lo stoner, lo sludge, in cui la cassetta è sempre stato un qualcosa che C'è sempre stata, numeri molto piccoli, però c'è piccolissime sempre stata. tirature veramente a volte di 50 copie, si parla proprio di Ok. robe così, però non è mai morta e forse il genere nel quale pensiamo comunque da Throbbing Gristle in poi è l'industrial, dell'industrial alla cassetta, non quello mainstream, non l'industrial metal, ma nell'industrial proprio quello più puro, la cassetta è sempre stato proprio il supporto quasi di riferimento anche per i bootleg, per i tanti live delle band che spesso, vedi, Throbbing Gristle facevano uscire 300 concerti e diventavano quasi dischi ufficiali. Raccogliendo quello che si legge dagli appassionati di musica in giro nella rete, una delle critiche è che la qualità audio della cassetta sia veramente bassa, soprattutto rispetto al CD, ma anche al vinile. Quindi un giovane che ci si avvicina lo fa per moda, per l'esperienza sonora che non ha mai vissuto, un altro tipo. Ma allora è abbastanza frammentata la cosa, perché sicuramente è vero che la cassetta, quando c'è un nastro comunque di qualità bassa, quando comunque c'è un'assenza di mastering, cioè di remaster, quando comunque non c'è tutta quella lavorazione che ci deve essere per avere un buon prodotto, porta un audio che è chiaramente di bassa qualità. Poi però c'è anche tutta la lavorazione con il nastro meta, il nastro al cromo, con dei deck incredibili come Nakamichi, insomma, con delle linee per amplificatori buoni, così, che portano ad avere un audio che sicuramente non è la perfezione Mm, dell'Ossless di oggi, ma che, facendo proprio paragoni con lo stesso disco CD, vinile e cassetta, alcuni non hanno niente da perdere, non potrei dire, ma hanno una pasta diversa. La distorsione armonica è quello che induce il suono del nastro, quindi per alcune uscite, soprattutto di certe sonorità, chiaramente dà un qualcosa in più. Questo è per alcuni, per altri è l'oggetto. Io per esempio ho un album di Tom Petty in cassetta, in vinile e in CD. Ho lo stesso impianto, l'ascolto sullo stesso impianto, e la mia versione preferita è la stessa musica dal punto di vista proprio sonoro, come pasta, in quel caso là è quella della cassetta, per la quale è stato fatto un master incredibile, nastro al cromo, e là anche a gusto personale, perché poi sì. c'è quello che è l'oggettività Mhm. dei dati dal punto di vista audio, e poi c'è questa via di mezzo in cui c'è la personalità del suono, che comunque è un qualcosa che non possiamo far finta di non sentire e di non Assolutamente, vivere. assolutamente. Non è un caso che io abbia messo sul tavolo questa cassetta in utero di Nirvana, comprata quando uscì, c'è il timbro SIAE dell'epoca, 1993, prima del recente remaster in vinile per il trentennale. Questa era la mia versione preferita di questo album, quella su cassetta, eppure, insomma, Ma conta che il 1991 è stato al mondo l'anno in cui il supporto più venduto erano le musicassette, e innanzitutto poi mh, si usavano le Tapematic, che si usano tutt'oggi, che sono le macchine migliori sia a livello proprio di macchine per mettere il nastro dentro, per fare lo splicing, ma anche proprio la statica audio master. Il nastro aveva raggiunto la sua qualità forse più alta, c'era un remaster apposito. Ragazzi, ci sono delle cassette di quel periodo che suonano in modo incredibile. Negli anni 70 questo accadeva molto di meno. C'era un rapporto segnale-rumore molto alto, il Dolby non era ancora, in alcuni casi non era ancora arrivato il Dolby B, dipende dagli anni, poi dipende quali erano i deck che ce l'avevano, ma dalla seconda metà degli anni 80 fino a metà degli anni 90 ci sono delle cassette che suonano in modo incredibile. Cassette originali, eh? certo, certo. Senti, c'è qualità dietro a questo ritorno della cassetta, mi riferisco proprio alla strumentazione per ascoltarle. Ci sono dei deck interessanti, oppure la qualità è scesa molto
rispetto all'era d'oro. No, allora purtroppo la Dolby Laboratories non ha più dato la licenza per il Dolby, per il noise reduction, per i riproduttori a nastro. Mi sembra dal 2005, dal 2004. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i riproduttori oggi non hanno il Dolby. E quindi chiaramente non hai la riduzione del rumore, c'hai soprattutto su certe frequenze non hai più quell'abbattimento. Le testine non sono più quelle di un tempo, il meccanismo è una replica del Tanashin che quando muore una tecnologia ritirarla su per la produzione di massa o c'è una produzione di massa Mhm. o diventa un casino. La cosa buona è che sono stati prodotti così tanti deck, così tanti riproduttori a cassette di varie tipologie, di varie marche, Nakamichi, Pioneer, Teak, o TIC che si Sì. voglia dire, Akai, che c'è il mondo là fuori, cioè un Nakamichi che costava come 2 stipendi negli anni 80, oggi con 400 euro lo prendi revisionato e hai lo stato dell'arte, con Mhm. tra l'altro l'unico modo per girare la cassetta sano che esista, Mhm. ovvero Nakamichi, 2 modelli te lo prendono, lo tirano fuori e lo girano, perché in realtà poi se no l'auto reverse è un qualcosa che va a peggiorare l'ascolto, è una cosa di comodità, quindi volendo senza spendere troppi soldi c'è la possibilità di avere un ascolto che è fedele a quello che era il massimo dell'Aurea Etas, dell'età dell'oro delle Mhm. cassette, che sarà secondo me dall'82-83 fino al 96-97. Senti, e le cassette che vengono prodotte oggi si possono definire alta fedeltà, hi-fi, perché in molti si lamentano di una qualità di duplicazione molto scarsa. Io stesso in qualche video dei miei acquisti notavo che alcune ristampe erano veramente vergognose. Oggi fare una cassetta che suoni davvero bene è fattibile, ma costa quasi come un vinile. Senza fare remaster è un problema. Mm. È un problema perché soprattutto cioè non si sta parlando del 1983, che erano anni in cui i master di un disco rock era meno 18 decibel full scale, cioè oggi c'è della roba che gira a meno 5 e chiaramente te non puoi portare direttamente quei file senza avere una cassetta che ti va in saturazione, che ti va in crosstalking e che ti... Io lo capisco il fatto che ci sia una grossa diffidenza sul mondo delle cassette. Io personalmente faccio fatica a parlare di rinascita perché non avendo mai smesso di ascoltare, non avendo mai smesso di ascoltare i vinili, i CD, da quando sono bambino fondamentalmente, per me non c'è mai stato un prima e un dopo. Ho visto il prima e il dopo perché poi avevano smesso di produrre le cassette. Però c'è il modo oggi, se uno vuole il supporto fisico, perché poi è chiaro che uno ti può dire, oh, a me cosa me ne frega da avere? Non è un obbligo, non è che è più scemo o che non si gode la musica davvero chi non ha il disco in No, mano. assolutamente. Faccio l'avvocato del diavolo e ti chiedo, da fruitore di cassette nel 2025, quanto è marketing e quanto è passione? Cioè, chi produce cassette oggi ci crede davvero o sta solo cavalcando un'onda per il profitto? Il marketing c'è ovviamente. C'è ovviamente delegato a tutto il mondo dell'analogico. Questo è innegabile sarebbe una falsità dire il contrario. Sicuramente quello che io ti posso dire per la mia esperienza e per le persone che ho conosciuto un po' in tutto il mondo che producono cassette, produrre cassette o comunque avere come Dirt Tapes, oltre a quello, l'avere anche un'etichetta, vendere supporti, cioè come tanti che hanno e-commerce che vendono tutto a 360 gradi, non è un qualcosa che ti porta ad arricchirti. E, è un qualcosa che necessita obbligatoriamente di una forte passione, perché appena viene meno la passione, l'amore di lavoro è così tanta. E, beh, il mio primo lavoro sono musicista e poi ho tutta una serie di persone con me che gestiscono del tapes perché da solo non ce la farei, sono spesso in tour su registrazione, ragazzi e ragazze di Liquida che saluto, è tanto lavoro ed è un qualcosa che non è come giocare in borsa da un lato, non è un qualcosa dall'altro lato che ti dà fatturati incredibili, quindi appena viene meno la passione crolla tutto. Quindi per cui chi fa questo per tanto tempo, beh, sono persone che ci mettono il cuore e lo sanno fare.
Stiamo parlando però di realtà che hanno il core business nella produzione di cassette, perché poi ci sono anche realtà più grandi, parlo major, che buttano fuori della roba indecente. Ragazzi, ma una multinazionale io credo che non ci sia, cioè il principio della deontologia da questo punto di vista è quello imposto dalla legge. E chiaramente quando si parla di cassette, non è per parlare male delle major, non è quello il punto, ma un tempo la CGD, RCA avevano le stamperie interne, quel mondo non c'è più. Oggi ci sono broker che lavorano per Universal, per Warner, per Sony, che sia per i vinili, che per le cassette, che per i Stampatori, CD. insomma, Ah, stampatori. sono broker che spesso fanno fare il vinile da una Sì. parte, la bustina da un'altra, l'assemblamento da un'altra per risparmiare 25 centesimi. E quando vai sui grandi numeri è così, ed è la differenza poi fra l'artigianato e quello che è la grande produzione. Quando vai nella grande produzione in quel modo là, c'è proprio un sistema ormai legato anche ad Amazon. Chiaramente quando vai quando ti vai come si dice a Pisa, quando ti vai a scaldare a quel fuoco là, Mm. quelle sono le regole. Non è che dici, ah ragazzi, abbiamo fatto 1000 copie di questa roba qua. Cavolo, però la tua B è tutta in saturazione e in crosstalking, cioè la figura stereo è a caso. Ah, le buttiamo. No, non succede questa cosa qua. Le vendi, poi nel caso la gente chiede il reso. E secondo te, lato invece fruitori, quanto acquistano una cassetta per ascoltarla, oltre alla bellezza feticista, e quanti la acquistano come gadget? Ma allora, io la cosa che noto è che del Tapes, per esempio, che ormai ha il grosso all'estero si tende ad ascoltarle di più, Mm, cioè a comprarle per ascoltarle. In Italia dipende molto, nel senso che se è il best seller, se è il disco che simbolico, mm. si tende ad avere come feticcio da mettere e non si ascolta, mentre invece per altre cose la gente se l'ascolta e come, e lo vedi perché lo capisci da quello che ti scrivono, lo capisci dalla reazione, vedi che dietro c'è un ascoltatore che è un ascoltatore attivo. E sicuramente dietro c'è anche tanta moda come per... Scusa il lemma moda che è orrendo, però c'è stato 2 o 3 anni fa questa che sembrava fosse scoppiata il mondo delle cassette, per fortuna quella roba là è diventata qualcosa di più umano perché rischiava di fare una crescita sbagliata. Si parlava sempre di crescita che rispetto ai vinili era piccolissima, Certo. però quando hai un più 200% è facile perché se parti da delle cifre bassissime, però stava veramente crescendo molto velocemente in modo secondo me poco sano. È un mondo di artigianato, non si scappa, come tutto il mondo dell'artigianato ci deve essere una cura totale intorno. Se diventa la speculazione che te devi vendere un prodotto a 35 euro, ti distruggi il mercato, distruggi tutto, distruggi quella possibilità di far crescere in modo organico, sensato, lento e sano un mondo. A 360 gradi non solo nel mondo delle cassette, quando le robe esplodono così, raramente la crescita è sana. Mm. Ehm, per chiudere, voglio farti una domanda molto cattiva. Alla fine della fiera, se io ti dico che ascoltare musica su cassetta è il modo peggiore per ascoltare musica, cioè la cassetta è il peggior formato musicale fisico, cosa mi rispondi? Ti dico sì, ma dipende. In alcuni casi, a parità di impianto preamplificatore, stessa linea, ci sono delle cassette che sono meglio di alcuni vinili. Questo proprio dati alla mano, nel senso ci sono dei vinili stampati oggi che io da appassionato di vinili faccio fatica ad ascoltare. Voi per il mondo della loudness work ha portato proprio a dei master che sono sparati in modo allucinante. Senti molto quando un vinile ha all'interno WAV lato A, WAV lato B che non hanno avuto un minimo remaster, e a me è capitato delle volte la puntina che salta dal piatto, e quando c'è comunque un Technics, un 1200 e un Ortofon e ti salta la puntina dal piatto, c'è un problema. Quando poi soprattutto metti alti dischi e non ti salta, quindi però c'è gente capace ancora oggi, per esempio Simone, di cui hai parlato, che è capace ancora di fare vinili a modo. Chiaramente quando si entra nel mondo del profitto, che giustamente
sono imprese, devono avere un fatturato, devono dare lavoro e ci deve essere comunque una retribuzione giusta. Quando si va in quel campionato, se qualcuno è interessato a tenere una qualità alta, deve avere una forma mentis diversa. Quando te sei un'azienda che deve avere un numero a fine semestre, se sei una multinazionale, si entra veramente in un altro campo da gioco e a volte ti trovi vinili che hanno venduto, anche se vai a vedere proprio il numero di copie, a volte centinaia di migliaia di copie, ma anche in questi ultimi 2 o 3 anni, che però chiaramente per avere un ritmo di produzione tale non hanno controllo qualità, non hanno sample test, e là ti trovi magari un prodotto a casa che sarebbe da usare come frisbee. Lo stesso vale anche per le cassette, per i CD incredibilmente meno. Il CD è tanto vituperato, tanto offeso, tanto bistrattato. Il CD ad oggi io mi sento di dire da ascoltatore che è la cosa che personalmente mi soddisfa di più. Se proprio devo levare tutte le asperità agli angoli e pensare, la cassetta mi emoziona tantissimo, mi ha sempre dato tantissimo da quando comprai la prima 8 anni, non ho mai smesso. Il CD per me è una garanzia. E lo so che si parla di cassette, però parliamo di supporti. È bello così, uno parliamo di supporti. Deve essere onesto. E il vinile, se un disco è stato fatto negli anni 70-80, prima anni 90, anzi 89-90, ha senso comprare il vinile. Se è uscito oggi, forse ha più senso comprare un CD. Bene, ottimo, io direi di chiudere qui. Karim, ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie a te, è stato breve ma intenso. Grazie. È sempre un piacere, e faccio una chiusa a questa cosa qua. Questi sono argomenti molto divisivi. È sempre comico da un lato che quando si potrebbe vivere senza musica dal punto di vista organico, non è che si muore. La vita senza musica sarebbe molto molto triste. Non si muore, ma sarebbe triste e forse non degna di essere vissuta al 100%. Da un lato è curioso come ci si scanna su questi temi. Da un lato mi fa pensare che a volte è triste vedere la gente che si salta al collo, però c'è una parte di me che pensa che tanto ardore sul tema della musica sia un qualcosa che poi denoti alla fine, quando c'è educazione nel manifestare il dissenso. Tanta passione veramente mi accende il cuore vedere la gente che si prende per il collo sul decidere qual è il supporto migliore, CD, digitale, cassetta, vinile. Quindi sempre bene che si parli di queste cose, sempre bello che ci sia comunque un punto per parlarne ancora oggi. Grazie Karim, e grazie a voi che ci avete seguito fino a qui. A presto e buoni ascolti.